Bene, parlare di cura, adesso dopo queste immagini della guerra e del dolore che viene con la guerra, forse viene, come dire, al momento giusto. Che cos'è la cura? La cura la riceviamo tutti, si usa normalmente questa parola cura, però nella filosofia occidentale non è mai stata oggetto recentemente di considerazione, se non a partire dagli anni '80 negli Stati Uniti, a seguito di un libro di una psicologa, Carol Gilligan, la quale ha messo in discussione l'idea che l'etica debba essere costruita solo sull'idea di giustizia. E attraverso una sua ricerca fatta sul pensiero degli adolescenti ha ipotizzato che ci siano due modi di pensare all'etica, quella che lei chiama la voice of justice e la voice of care. A partire da quel suo studio, che è datato 1981, nasce tutto il pensiero contemporaneo sulla cura. E quando si studia questo argomento sembra davvero che tutto sia nato in quegli anni. In realtà ci si dimentica che il tema della cura è alla base della nostra filosofia occidentale, è alla base del pensiero occidentale. C'è un testo poco studiato quando si studia Platone, ma molto bello, che è il Politico, il dialogo il Politico, dove Platone dà una definizione della politica e dice che la politica è l'epimeleia koiné, è l'aver cura della comunità. Ecco, questo bisognerebbe studiare oggi, ripensare la politica come cura della comunità. Ma sempre Platone insegna che tutto il processo di formazione, il processo di educazione è un atto di cura. Quando nell'Alcibiade, che è un dialogo importante, l'Alcibiade I, questo giovanetto di Atene che vorrebbe diventare un governante di questa importante città, si rivolge a Socrate per chiedere cosa dovrebbe apprendere, Socrate gli dice: devi aver cura di te. E Alcibiade gli chiede: ma cosa significa aver cura di sé? E Socrate risponde con questa espressione: aver cura di sé significa epimeleia psyches, che è aver cura dell'anima. Ecco, tutto il pensiero della filosofia prima, il pensiero da cui nasce la nostra cultura, è sulla cura. Poi è stata dimenticata. Oggi la riprendiamo e la rimettiamo al centro dell'attenzione. Ma che cosa significa? Che cos'è la cura? In poche parole possiamo dire che la cura è prendersi a cuore la vita. Questo è il significato più vero, più profondo. Una grande filosofa del Novecento, che è Simone Weil, dice che tutti gli esseri umani cercano due cose. Cercano un po' di bene e di evitare il male, il dolore. Ecco, il lavoro della cura è questo. Il lavoro della cura è cercare di procurare quel bene di cui l'anima sente necessità ed evitare per quanto possibile il dolore che in qualche modo la vita sempre porta. Ecco, della cura si può parlare in modo argomentativo, come stiamo facendo, o narrativo, raccontando storie. Per questo ho pensato che il modo migliore di entrare nell'argomento sia quello di raccontare una storia, una delle tante che ho raccolto nella mia ricerca. Questa è la storia che mi è stata raccontata da una medica che lavora nei servizi domiciliari di oncologia. Siamo appunto nelle cure palliative. E mi scrive: Roberto è un uomo giovane, 48 anni, sposato e papà di 2 bimbi. È malato da molto tempo, ormai le energie lo stanno abbandonando. Quando vado a casa per la visita è sempre silenzioso, non parla. Gli occhi sono umidi, anzi, bagnati di sofferenza. Lo sguardo è intenso, però appesantito, è quello di chi da troppo tempo non sa come fare per tenere a bada il dolore. Mentre lo visito, in silenzio mi guarda, non si lamenta mai, non dice nulla. A parlare sono io per rompere il silenzio. Racconto quello che mi accade durante la giornata, quello che mi accade al lavoro, quello che fanno i miei bimbi. Roberto ascolta. Un pomeriggio, finita la visita, al momento del saluto, mi chiede: quando torni? Io: fra 2 giorni, come al solito. Roberto: ma non ce la fai a passare prima? Sento spesso paura e sento che appesantisco con questa paura anche mia moglie. La sento la sua fatica. Ho bisogno del tuo aiuto. Io: ma non so, vedo Roberto cosa posso fare. Mi sento un po' impacciata in quel momento. Vado in auto, parto, lungo la strada ci penso. Penso che ho tante cose da fare. La sera arrivo a casa sempre molto stanca. Poi però faccio un calcolo.
Questa è l'espressione che lei usa. Faccio un calcolo e comincio a pensare cosa è opportuno fare, se è opportuno togliere da qualche parte. E così mi organizzo. Ogni giorno, a fine giornata, passo anche solo per un saluto, ma passo. Clara mi aspetta, Clara è la moglie, lo sa e mi lascia aperta la porta di casa così che possa entrare con facilità. Resto poco, ma abbastanza per vedere un po' di leggerezza nel suo sguardo, per chiedergli come sta, per sedermi un attimo accanto a lui e per aggiustare le cose della terapia. Un pomeriggio, finita la visita, Roberto mi dice: Chiara, rimani a cena da noi. Clara ha preparato la pizza, forse l'ultima che posso condividere con la mia famiglia. Sarei contento se resti qui, la tua presenza è importante. Veramente, rispondo subito, perché siamo abituati, lei scrivere e rispondere sempre di getto con tanta fretta, avrei un impegno. Roberto abbassa lo sguardo, non dice nulla. Allora, anche qui faccio un calcolo veloce e trovo una soluzione. Chiamo Federico è il marito. Fede, puoi andare tu per favore a prendere i bimbi a basket? Brontola un po', poi dice vabbè, ci vado io. Ecco, l'organizzazione è fatta. Esco perché comunque devo fare delle cose prima in ospedale, poi torno. I bimbi di Roberto sono contenti, c'è un'altra persona a casa. Roberto non riesce a mangiare, però è lì. E per un attimo mi sembra di non vedere più quella pesantezza nel suo sguardo. È una bella serata, intanto mi riposo anch'io. Sua moglie è molto gentile, sembra serena anche lei. Il giorno dopo, come solito, passo. Clara viene ad accogliermi. Non c'è la porta aperta, c'è lei che mi aspetta, ha gli occhi lucidi, di chi ha pianto molto, e dice: Chiara, Roberto ci ha lasciati. Ha scritto questo biglietto per te, vieni in cucina, ti ho preparato una tazza di tè. Io entro, mi siedo, prendo quel foglietto, la scrittura è incerta, ma il senso è chiaro. Grazie per la cura che hai avuto per noi. Ecco, questo è il racconto che questa medica mi ha voluto condividere di uno dei tanti lavori che fanno i medici che sanno aver cura dei loro pazienti. L'abbiamo scoperto durante il periodo del Covid, ce l'hanno detto infermieri, ce l'hanno detto i medici, quelli con i quali abbiamo fatto ricerche, che la cura non è solo fornire delle terapie per la cura fisica, c'è anche la cura dell'anima. Platone lo scriveva nel Gorgia. Un bravo medico è colui che si prende cura dell'altro non solo con le erbe, per noi farmaci, ma con i logoi, cioè con le parole. Chiara lo fa quando parla delle altre cose, mentre Roberto è in silenzio. E lo fa quando cerca qualche parola per la moglie, ma lo fa soprattutto trovando del tempo che non è il tempo previsto dal suo lavoro. Lo fa perché capisce che l'altro ha un grande bisogno del suo aiuto in quel momento e adotta una logica, quando lei dice calcolo, faccio dei calcoli, che non è la logica contabile, è un altro calcolo, il calcolo etico. Ci sono delle cose importanti, però la nostra vita spesso è piena di cose non importanti, non sempre riusciamo a trovare la giusta misura, non sempre riusciamo ad agire secondo quello che Scheller chiamava l'ordo amoris, cioè l'ordine delle cose di valore. E in quei momenti lì, quando ti trovi di fronte al dolore più duro, allora se guardi lo sguardo dell'altro, se ti lasci interpellare dallo sguardo dell'altro, come dice un grande filosofo che è Emmanuel Levinas, se ti lasci toccare fino in fondo, allora tutto ti scombina e trovi la misura per fare i calcoli giusti. E questo è il lavoro della cura, andare incontro all'altro, cercando di restituire all'altro quello di cui ha bisogno per vivere. Questa è la cura ospedaliera, la cura sanitaria. I sanitari durante il Covid, subito dopo, ci dicevano: abbiamo riscoperto cosa significa la cura al letto del paziente. E la sofferenza che hanno patito, che si sono portati dietro, era il vedere molti pazienti soffrire senza i parenti attorno e stavano male anche loro. E quindi c'è stata una riscoperta del senso profondo della cura sanitaria, che è cura del corpo e cura dell'anima. Però la cura non è solo quella. Abbiamo detto c'è la politica che è cura della comunità, c'è la cura sanitaria che ha cura del malato, di chi
ha il suo corpo o la sua anima inceppata da un dolore, da una sofferenza, ma c'è anche la cura educativa. Si dimentica di risignificare il lavoro dell'educazione come un lavoro di cura, che è cura della vita della mente. L'educazione non è solo istruzione, non è solo fornire delle conoscenze, dei saperi. Sì, certo servono per entrare nel mondo del lavoro, ma i nostri bambini, le nostre bambine, i ragazzi e le ragazze entreranno innanzitutto nel mondo della vita. E allora quel significato profondo che ci ha consegnato Platone attraverso i suoi dialoghi, che ci dice di aver cura dell'anima, dovrebbe essere rimesso al centro dell'azione educativa. Molti sono i racconti che si raccolgono dagli insegnanti bravi nel senso capaci di cura. Quello che ho scelto di raccontare qua oggi, questo lo racconto a mente, perché quasi lo so a memoria, perché per me è un paradigma per risignificare tutto il lavoro di interpretazione dei testi, è quello che mi è stato raccontato da un insegnante, aveva terminato la prima elementare, e in questa prima i bambini, sapete, non amano tanto la matematica in genere, no? Ce n'erano alcuni un po' in difficoltà, uno in particolare. Lei va al mare con i suoi bambini, con i suoi figli, e lungo la spiaggia raccoglie le conchiglie, poi raccoglie dei sassi, raccoglie anche nella pineta delle pigne e le mette nei sacchetti. Questi materiali sono importanti per sviluppare le capacità logiche a partire dal lavoro con le mani. E però prepara un sacchetto a parte per Christian, perché Christian è molto in difficoltà, quindi lei vorrà fare un lavoro con lui individualmente. Arriva in classe il primo giorno della seconda, prepara tutti i sacchetti, li mette sul tavolo, prepara tutto il lavoro per l'anno, poi chiama Christian e dice: Christian, questo però mettilo sotto il tuo banco perché è per te. Come per me, maestra? Sì, per te, guarda, li ho raccolti quando ero sulla spiaggia e questi li ho pensati per te. Lui si ferma e le chiede: per me? Sì, Christian, te l'ho detto, sono per te. Ma allora durante le vacanze hai pensato a me? Certo che ho pensato a te. Lui rimane strabiliato, poi appoggia il sacchetto e comincia a saltare per la classe. La maestra Elisabetta ha pensato a me per le vacanze. E riempie la sua classe di questo pensiero, di queste parole. Elisabetta rimane colpita e poi mi dice, quando ci troviamo nel contesto della ricerca: io non avevo pensato di fare una cosa così importante, eppure per Christian è stato importante che io gli abbia detto che pensavo a lui. Certo, perché l'atto di cura è l'atto, magari con una piccola cosa, con cui mettiamo l'altro al centro delle nostre attenzioni. Christian in quel momento si era sentito dentro la mente della sua maestra, dentro il suo sguardo, dentro il suo pensiero, dentro il suo sentire, e quindi si è sentito importante, si è sentito avere valore. E tutti cerchiamo un po' di riconoscimento, tutti cerchiamo un po' di valore, e la cura è la capacità innanzitutto di dare valore all'altro che abbiamo di fronte. Molte sono le cose che si possono dire su questa, che è l'attività fondamentale della vita, è il lavoro del vivere, il lavoro di cura, o meglio l'arte dell'esistenza. È quando diventa cura di sé, quando diventa cura per l'altro, cura per le istituzioni, perché le istituzioni, la scuola, gli ospedali, questo teatro non sono solo commodity, non sono solo cose utili che noi utilizziamo, ma sono beni di cui avere cura. E poi la cura della natura, perché questa è una cosa che abbiamo dimenticato di coltivare dentro il processo educativo. La natura è il luogo dal quale noi viviamo, è la fonte originaria della vita, ed è solo avendo cura della natura che abbiamo cura anche di noi. Ecco, per fare questo lavoro della cura di sé, degli altri, del mondo e della natura, ci vuole un grande lavoro, un cambio di paradigma nella nostra cultura, che chiede di imparare un nuovo modo di essere nel mondo, quello che ci ha significato Chiara mentre curava Roberto, che ha messo in atto quelle cose che hanno un nome un po' antico, che sono le virtù. La politica oggi, la politica della cura, ha bisogno di nuove virtù, la virtù del rispetto, la virtù della generosità, di dare il tempo all'altro, che è il dono più grande. Seneca diceva: la cosa peggiore è l'incuria, non aver cura della vita, e l'incuria del tempo, cioè dello sprecare il tempo. Chiara non l'ha sprecato, ha fatto di quel tempo di cui aveva a disposizione un dono per Roberto. Ecco, la generosità è, come dire, la legge economica della cura.
che è il diverso, l'assolutamente contrario della contabilità. Cosa può fare, cosa fa qualcuno che è capace di cura? Chi è capace di cura è come se facesse quello che il mondo attorno a una pianta fa rispetto alla pianta. La pianta riesce a sintetizzare l'energia perché è capace di clorofilla. Essere capaci di cura vuol dire riuscire ad aiutare l'altro e anche se stessi a trovare quella clorofilla spirituale che ci aiuta a stare bene nel tempo e a realizzare quell'umanità che ci è dato come onere di realizzare nella vita. Grazie.